Io sono Giuseppe e vengo da Ascoli Piceno, quindi dall'Italia. La ricetta che volevamo provare a fare oggi si basa su pochi ingredienti semplici. Fondamentalmente sono diciamo una varietà di ravioli. Si fanno col formaggio. Noi qui utilizziamo il pecorino romano, che ho fortunosamente trovato anche ad Amsterdam. Nonostante io non sia molto avvezzo agli ambienti culinari o domestici a casa, perché non mi lasciano cucinare o fare se io faccio altro, stando qui da solo, non avendo a disposizione nessuno che mi cucina per me, mi sono un po' ingegnato. Consulta Skype con mia nonna, che è la depositaria della ricetta, e sono usciti fuori abbastanza bene, diversi da quelli che farei, da quelli che fanno a casa, però vabbè, c'è il tocco di originalità con i pecorini all'olandese. Per 100 g di pecorino si associa un uovo, quindi rompiamo 3 uova per 300 g di pecorino. Che profumo, madonna quanto mi piace. Il ripieno non deve venire molto liquido, e anzi, come dice mia nonna, deve essere tale che se uno infila una forchetta nel ripieno si tenga in piedi da sola, così. Questo adesso noi lo teniamo da parte perché ci servirà dopo per riempire i ravioli. Adesso dobbiamo fare la pasta, scusa. Rompiamo altre 3 uova. Aggiungiamo un po' di olio, una quantità di sale indicativa, un pizzico, il lievito per dolci e pian piano cominciamo a mettere giù farina. Dopodiché iniziamo la parte divertente, cioè ci sporchiamo le mani. Mi fa tutti questi piccoli grumotti. Vorrei metterci un pochino d'acqua. Lo scopo è di avere un'unica pagnotta, un unico globo, un'unica massa, in poche parole. Quando ho iniziato qui ho preso in mano questo progetto di lavorare su sorgenti di onde gravitazionali. Dopo l'11 febbraio ho visto che ho acquisito un po' di notorietà personale, per così dire, perché comunque magari uno dice ah, le onde gravitazionali, che roba è? E poi si ricorda, ah aspetta, ma c'era quello lì, c'era Peppe, sì, che faceva una roba simile. Il progetto principale era proprio di studiare lo scontro di due buchi neri che per tanti secoli danzano fondamentalmente uno attorno all'altro e poi si scontrano, si fondono. Dovete immaginarlo come un evento cosmico violentissimo. Vengono prodotte queste onde gravitazionali che erano fino a 2 settimane fa una previsione della teoria della relatività generale di Einstein, di cui avevamo varie prove indirette ma mai nessuna prova diretta. Questa scoperta è stato un grande traguardo, soprattutto tecnologico, perché era una misura difficile, dato che nonostante l'evento, lo scontro di due buchi neri, fosse una cosa molto molto violenta, il risultato che vogliamo vedere, quindi onda gravitazionale, per la natura stessa del fenomeno dell'onda è qualcosa di debolissimo. Quindi è un po' come se noi volessimo vedere le onde generate da un sasso lanciato in mezzo all'acqua, però nonostante il sasso che lanciamo sia grosso, facciamo uno scroscio enorme, noi in realtà vediamo un'ondicina piccola piccola, perché comunque ci sono dei limiti proprio al tipo di propagazione di quest'acqua, mettiamola così. E per vedere una cosa molto molto piccola ci vuole un orecchio molto molto fino. Adesso che la massa è pronta, prenderemo dei pezzetti e faremo delle strisce di pasta, il cui nome in italiano mi sfugge, ma da me si chiamano le pannelle. È un termine collettivo per questo tipo di sfoglia allungata. Ci si può anche aiutare con la macchinetta per la pasta. Questa è una cosiddetta pannella. Più
piuttosto irregolare ma bella. Riprendo il mio ripieno di prima. Sì, uno. Quanto grandi, quanto piccoli dipende da noi. Andiamo a ricoprire. Come direi io, qui dobbiamo chiudere. Questi sono i nostri i primi 4 piconi con una bella rondella. Molti piconi dopo, siamo quasi pronti per infornarli. Quello che dobbiamo fare prima di infornarli è dargli la caratteristica forma e colore del picone, che si ottiene spennellando i piconi con un rosso d'uovo un po' annacquato. Siamo quasi pronti per infornare. Abbiamo già acceso il forno a 180 gradi, quindi deve essere preriscaldato. Prima di fare l'infornata però, l'ultima cosa che dà una forma particolare è sbuchiamo i piconi, così il ripieno non ricresce troppo, facendo un taglio a croce così, che gli farà fare un po' effetto tipo Alien, col ripieno che esce fuori dalla pancia. Vi assicuro che questa è la procedura. Adesso possiamo infornare così, per circa 15 minuti. Sì. Come colore ci siamo, devono venire belli dorati come questi, col ripieno venuto fuori. Ci vogliono circa 15 minuti per la cottura, però ecco, dipende dal forno. 15 minuti per me sono diventati 25 in questo caso. Le cose vanno aggiustate in corso d'opera, che un po' è anche la storia della conclusione del mio dottorato, perché io nella mia tesi avevo fatto calcoli e previsioni, quindi nell'introduzione avevo tutta la parte sull'attesa della scoperta scientifica. Poi mi hanno fatto la scoperta 2 settimane fa e mi tocca cambiare tutte le parti della tesi dove c'era scritto stiamo aspettando o ci aspettiamo di vedere queste onde nei prossimi anni, le abbiamo viste 2 settimane fa, che vuol dire che ancora sto lavorando alla tesi. Però appunto, così come per i picconi e per la tesi e per la vita, le cose si aggiustano in corso d'opera.